Ciao internet, eccoli che vengono a perdere tempo a guardare l'ennesimo computer bianco. Cosa c'è da vedere? Che originale, che novità. Ma eccoci ragazzuoli al nuovo PC, purtroppo con un tempismo perfetto, comprato nel periodo peggiore in cui si poteva comprare hardware. Grande. Ne devono minare le criptovalute, no? Ma non tocchiamo neanche l'argomento. Quindi mi sono messo a vedere un po' di video per un po' di ispirazione. Ho visto il case di cui mi sono innamorato, riconosco che non è particolarmente originale, nel senso che ce l'hanno in tanti, però insomma, era veramente troppo bello. Da lì poi tutto il resto, anche per una ragione pratica, nel senso che il bianco, a parte vabbè, l'eleganza, ma insomma styla, super styla, è anche più un fatto di praticità, cioè qual è il colore che riflette di più gli altri, le lucine colorate, la mandria di lucine colorate che ci butteremo dentro, lo specchio. Ma siccome cromare tutto quanto sarebbe stata un po' una pigna, sarebbe stato difficoltoso, allora ho pensato molto meglio il bianco, cioè nel senso che prende il colore delle lucine colorate. Ci sarà RGB a manetta, però vi prometto cercherò di essere il più, insomma, il meno autoscontro possibile, diciamo, il meno giù il gettone ragazzi, rhythm is a dance. Ok, quindi allora cosa schiafferemo all'interno di questo PC? Andiamo stratificando, quindi scheda madre Gigabyte, la B550 Vision D, quindi appunto col chipset B550, come cervello ci metteremo Ryzen 9, un Ryzen 9 5900X, che culeremo liberando il Kraken. Cosa c'è da ridere? To fix, fixare, to patch, patchare, to spam, spammare, to cool. Ok, allora come raffredderemo questo processore? Con l'Enzy XT Kraken Z633, che tra l'altro è una versione, vedete, è un'edizione, la Bene Gaming Wire Edition, nata da una collaborazione di anni e anni con la ZN, come si chiama? Ovviamente no, non vedi che è uno scotch di carta, ma poi adesso scopriremo il perché. Come memoria a breve termine, memoria volatile, ci metteremo delle Thermaltake Tough RAM RGB, ovviamente bianche e RGB, da 4000 MHz, da 4 GHz. Come memoria un po' più a lungo termine, speriamo, mettiamo dei Samsung, quindi un 870 QVO da 4 tera per lo storage e un 970 Evo Plus NVMe da 1 tera per programmi e così via. Dopodiché, cavi alimentazione RGB a tavanella. Sul case il tutto lo metteremo nel case H510 Elite sempre della Enzy XT, come vedete, collaborazione di anni e anni. Anzi, vedete amici Enzy XT, vi ho preso anche c'erano già le ventoline ma nere, quindi vi ho comprato anche quelle RGB per fare pandan con le due che ci sono come front fans, cioè nel ZXT, insomma, se avete bisogno di sponsorizzare qualcuno, state cercando insistentemente qualcuno, prego. E quindi come scheda video che cosa ci mettiamo dentro? Tada! Una XFX Mercury 319, che è anch'ella la Bene Gaming Edition, è sempre per la annosa collaborazione. Sai, quando già avevo 12 anni lavoravo con la XFX. No, è sempre uno scotch di carta, madonna, spacco la bocca. E quindi poi appunto come alimenteremo il tutto? Con un Aerocool Platinum P7 850 watts RGB, anche lui ovviamente. Aspetta, a proposito di RGB, come raffredderemo il disco rigido? Anche il dissipatore del disco rigido RGB, veramente. Quante puttanate che compro. Allora poi un po' di accessorietti, dovendo entrare un po' con la fotocamera, un po' magari anche con la Play, e entrare dentro al PC, allora Elgato HD60 Pro, non è la versione 4K, insomma per ora per il 4K aspettiamo un attimino.
Poi accessorietti tipo un sollevatore, un reggi scheda video bianco, ma non troppo, e allora l'ho fatto ancora più bianco. Vabbè, grasso per la tastiera, perché adesso scoprirete. Mitica pasta Cryonaut. Ecco qui c'è perfino il mouse forellato che spaugerà RGB nell'aere, e ecco, va bene, anche lui. Dopodiché supporto cuffie bianco RGB e attenzione, allora qui vi anticipo già, adesso non lo vedrete in questa build, sì, magari lo vedrete già installate, e vi anticipo già che ci sarà un confronto tra due tastiere, quindi la Ajax K870 e la Gamakai HSK87, che sono, diciamo, le due tastiere RGB che vanno di più, sono anche molto belle, e le pimperemo dopo averle lubrificate. Una ha gli switch marroni, l'altra ce li ha rossi. Cambieremo i keycaps con i padding, che sono quelli metà trasparenti, metà bianchi, della HyperX. Che altro? Direi che più o meno abbiamo messo tutto. Fammi vedere. Direi di sì. Perfetto. Bene, facciamo spazio che è ora di montare il tutto. Erano vuote. Stavo scherzando. Ed eccoci quindi come i professionisti, scatola della scheda madre, ragazzi. Allora, prima cosa fondamentale, braccialetto antistatico, fondamentale, perché vi diranno, ma tranquillo, è dagli anni 90 che non succede, che non si bruciano i componenti per l'elettricità statica. Allora, l'unica cosa, bisogna trovare un posto dove attaccarlo, una cosa messa a terra, ecco, cosa meglio di una 220, messa a terra così. Ok, basta. Ho sentito dire che è dagli anni 90 che non succede niente. Togliamo queste. E quindi Ryzen 9. Allora, qui per installarlo, voi direte, Madonna, quanti piedini, quante... E come faccio a... Tranquilli, voi lo prendete e lo buttate sopra. Dopo, a seconda di come cade, io di solito, a seconda di come cade, più o meno si entra. Se non entra, schiacciatelo forte, ok? Se ancora non entra, è perché si saranno piegati dei piedini. E allora gli togliete quelli che non vi servono. Stavo scherzando. Si può mettere solo in un posto. E c'è l'apposito angoletto dorato. Con delicatezza si chiude. Bravo Ciccio. Molto bene. RAM. Guarda che belle che sono. Sono bellissime. Anche lei è bellissima. Bellissima. Allora, aprite qui. Amica Gigabyte, perché? No. Perché? Perché?